La meravigliosa favola dell'ingenua Biancaneve. Ciao, Pupì. Che ti serve qualcosa? Vorrei mangiare qualcosa, ma... Non c'hai da dire, vero? Proprio così, signore. Se lei potesse farmi credito. Non ti preoccupare, cocca mia, che a pagare e mangiare c'è sempre tempo. Entra. Bentornati nella soffitta più maliziosa del web. Oggi non si parla di favole, o forse sì, ma di quelle che invece di essere raccontate ai bambini prima di dormire facevano sgranare gli occhi ai papà nel silenzio del bagno con la porta chiusa a chiave. Eh sì, perché la Biancaneve di cui parliamo oggi non ha nulla a che fare con quella della Disney. Niente uccellini che cinguettano, nani che fischiettano e mele avvelenate addentate con ingenuità. No. Questa Biancaneve si sveste, provoca, ride, seduce e lo fa sia a fumetti che sul grande schermo. Partiamo con il fumetto. Siamo nel 1972, piena rivoluzione culturale, e chi spunta fuori dalle matite del geniale Leone Frollo? Una Biancaneve completamente reinventata, affascinante, provocante, con le curve ben in vista e una serie di nani che, diciamo che erano molto più interessati al suo corpo che ai diamanti nella miniera. Questa versione, pubblicata da Edi Fumetto, fece scalpore. Una fiaba per adulti, piena zeppa di doppi sensi e situazioni molto stimolanti, dove la povera Biancaneve riusciva miracolosamente a restare illibata per ben 4 numeri, nonostante i continui tentativi di soccorso pelvico da parte di nani, maghi e creature di ogni tipo. Poi però, al 5° episodio, la principessa capisce l'antifona e si trasforma in una vera esploratrice della passione. Altro che castello incantato, qui sembrava una spa libertina. E adesso passiamo al film. Anno 1982, arriva Biancaneve Co., diretto da Mario Bianchi. E chi ci troviamo nei panni, anzi, fuori dai panni della protagonista? La divina Michela Miti, che all'epoca era la reginetta delle fantasie italiane dopo il successo di Pierino. Il film prende ispirazione dal fumetto, sì, ma lo filtra con tutta la follia della commedia disinibita all'italiana. Biancaneve non è più solo una principessa desiderabile, è una vera bomba di fascino, perseguitata da una matrigna invidiosa, interpretata da Damian Sinclair, e protetta da un sicario che, invece di ucciderla, le fa scoprire nuovi orizzonti dietro una siepe. Educazione sentimentale rapida e pratica. Il principe azzurro non sopporta le donne sudate, perché non ti dai una sciacquata? E come? Non ti preoccupare, ci penso io. E con questo che ci faccio? È un bidet, pupa, vai. Ah, e non cercate i soliti 7 nani. Qui si chiamano Stronzolo, Godolo, Bigolo e compagnia bella. Insomma, altro che cucciolo e mammolo. Ma cosa cambia davvero tra fumetto e film? Nel fumetto c'è più mistero, più atmosfera, più gusto per il proibito. Leone Frollo disegnava una Biancaneve che sembrava uscita da un sogno proibito degli anni 70. Sguardo languido, curve generose, situazioni sempre sul filo del rasoio, il tutto accompagnato dalle magnifiche copertine di Biffignandi che da sole bastavano a far arrossire anche il più spavaldo dei lettori. Il film invece è tutto una risata. È una barzelletta lunga 1 ora e mezza, piena di ammiccamenti, spogliamenti strategici e dialoghi volutamente trash. Non ci si prende sul serio nemmeno per un secondo. Si va dalla satira politica ai doppi sensi d'austeria, con uno specchio magico che parla come un giornalista Rai e una Michela Miti che riesce a sedurre pure i rami degli alberi. Curiosità ne abbiamo e come. Pare che Michela Miti, prima di accettare il ruolo, abbia chiamato niente meno che Bombolo per chiedere consiglio. Lui, da buon vecchio Marpione, le avrebbe detto: «Lascia perdere, Michela, questo è cinema da retrobottega». Ma per fortuna nostra Michela non lo ha ascoltato. In conclusione, fumetto e film sono 2 facce della stessa maliziosissima medaglia. Il primo è più visivo,
più immaginifico, quasi poetico nella sua disinibizione elegante. Il secondo è una commedia giocosa che punta tutto sulla risata e sullo sguardo furbetto dello spettatore, ma entrambi a modo loro hanno scolpito la figura di una Biancaneve molto italiana, meno principessa e più padrona del proprio destino. E adesso tocca a voi, vi ricordavate questa versione vietata ai minori della fiaba? Preferite la Biancaneve a fumetti morbida e disegnata da Frollo o quella in carne, curve e sospiri interpretata da Michela Miti? Scrivetemelo nei commenti e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime chicche dalla nostra soffitta. Attivate la campanella, lasciate un like se vi è piaciuto il video e suggeritemi la prossima fiaba da rispolverare in versione piccante.